Abbiamo già provato insieme la Hyundai Kona, in questo video qui in alto nelle schede è arrivato come di consueto il momento di scoprire la sua tecnologia di bordo. Scopriamolo subito. Prima di iniziare, qualche premessa. Stiamo parlando di un infotainment con una diagonale, per quanto riguarda il tablet sospeso qui al centro, da 10,25 pollici. Oltre a questo abbiamo una cornice nero lucido, vi ricordo sempre di portarvi una pezza per la polvere quando abbiamo del nero lucido perché ditate, impronte, insomma non è il massimo, con un layout interessante perché abbiamo in basso due rotori dedicati uno al volume e uno allo zoom dentro e fuori per quanto riguarda la navigazione o per andare avanti e indietro con le frequenze della radio per esempio, e poi vari pulsanti per andare alla mappa, al navigatore, ai preferiti, un pulsante dedicato alla personalizzazione per andare avanti e indietro con le tracce audio, radio, media e setup, cioè le impostazioni. Oltre a questo abbiamo una strumentazione, anche questa digitale, che vedremo dopo, ma vi anticipo anche questa, da 10,25 pollici. Iniziamo però dalla home page di questo sistema infotainment. Infatti andiamo sulla home, abbiamo in questo caso media spenti, con una mappa che ci mostra dove siamo, non ci mostra la localizzazione precisa, questo non è il mare ovviamente, però ci mostra comunque il layout della strada su cui ci troviamo, questo ve lo posso assicurare è quello, orario, data e media spenti in questo caso, ma andiamo a fare swipe to the left, come alcuni social, alcune pagine, quindi strisciando verso sinistra possiamo vedere la pagina completa, quindi abbiamo in primis in alto le impostazioni del profilo perché possiamo cambiare il conducente se magari abbiamo un ospite o se magari nella nostra famiglia, nella famiglia in cui possediamo appunto questa vettura, abbiamo delle preferenze diverse a seconda di chi guida la vettura. Oltre a questo abbiamo il pulsante per la home, un pulsante con 3 impostazioni relative a schermo off, modifiche icone principali perché si possono andare appunto a modificare e raggiungere il manuale. Oltre a questo in alto abbiamo l'orologio che ci rimanda cliccandolo direttamente alle impostazioni che vedremo dopo, la data, sabato 4 febbraio e in alto a destra le informazioni sulla connettività. Ma saltiamo subito su quelle che sono le finestre. Andiamo sulla mappa per esempio. Come vedete corrisponde a quanto ci mostrava prima. Abbiamo una funzionalità pinch to zoom, per quanto possiamo andare a zoomare sì dentro e fuori con questo rotore, sembra quasi di andare un po' a segnalare un obiettivo da un aereo caccia, ma lasciamo stare. Abbiamo un pulsante per l'home page, un pulsante che ci fa modificare la vista, quindi il nord puntato in alto, una visuale zenitale ma con la direzione della vettura puntata verso l'alto, o ancora una visuale in 3D a volo d'uccello. Il volume della navigazione con le indicazioni vocali e i suoni effetto guida e la navigazione prioritaria da attivare, quindi quando abbiamo dei contenuti multimediali si abbassa il volume per esempio della musica che stiamo ascoltando per farci sentire le indicazioni. Oltre a questo abbiamo il pulsante auto che ci mostra effettivamente a che altezza diciamo dal suolo vogliamo vedere la freccetta della vettura e più e meno per andare a modificare appunto lo zoom. Abbiamo il menu per il percorso qualora fosse attivato, le informazioni per quanto riguarda i punti di interesse ad esempio, tutti oppure stazioni di servizio, parcheggi, ristoranti, caffetteria, mini market e quant'altro, sono diverse categorie. Oltre a questo nel menu abbiamo le categorie appunto, guardate quante sono, possiamo andare direttamente a queste categorie e anche pronunciarle con un comando vocale per effettivamente andare direttamente a quei punti di interesse lì, insomma, a cercarne uno. Possiamo salvare una destinazione, possiamo attivare o disattivare le informazioni sul traffico, come vedete adesso il traffico in questa zona di Milano è scorrevole, quindi in verde. Possiamo spegnere lo schermo e ci mostrerà un orologio, ma cliccando di nuovo su potremo riaprirlo. Inoltre abbiamo una lente di ingrandimento che ci fa effettivamente scrivere sul tastierino alfanumerico una destinazione, ce la fa anche tra virgolette contattare vocalmente con un comando vocale, insomma. Abbiamo le impostazioni della tastiera, ma queste le vediamo più tardi. Qui le destinazioni, possiamo aggiungere casa e ufficio e le destinazioni precedenti, ma torniamo indietro, qui appunto siamo su Milano. Andiamo nella home page, a navigazione abbiamo appunto, se vogliamo, non un mirror in quanto delle funzioni diverse e più specifiche, quindi abbiamo sempre la pagina di ricerca che corrisponde, le categorie di punti di interesse, le destinazioni precedenti, le posizioni salvate, un accesso diretto all'assistenza Hyundai, il sistema Hyundai Live con la connettività e poi quelle relative al percorso, se magari appunto abbiamo pianificato un percorso per annullarlo, avere una panoramica totale
pianificare un itinerario con delle tappe e anche controllare le opzioni del percorso per scegliere magari una strada che ci permette di arrivare in breve tempo o nel più breve percorso a livello chilometrico o anche quello più economico e ecologico. Possiamo impostare altri preferiti e quant'altro, ma torniamo indietro. Telefono, beh, qui non voglio mostrarvi nulla perché domani uscirà un breve tutorial su come collegare il vostro telefono via Bluetooth e non solo alla Hyundai Kona. Memo vocale, qui possiamo andare a registrare dei promemoria vocali, vediamo un po'. Buongiorno, benvenuti nel tutorial Infotainment di WeDrive. Proviamo a riprodurlo, vediamo un po'. Guardate un po', se clicchiamo per esempio su Milano 11:23, che è l'orario in cui l'abbiamo registrato. Buongiorno, benvenuti nel tutorial Infotainment di WeDrive. Diciamo un microfono che non è esattamente quello delle nostre reflex, delle nostre mirrorless e delle telecamere per registrare questi video, però comunque possiamo tranquillamente registrare e avere anche, se vogliamo, una simulazione della qualità delle nostre telefonate col viva voce. Andiamo a clima, una finestra specifica, perché sì, abbiamo una piattaforma di comando con i pulsanti classici per controllare la climatizzazione, ma abbiamo anche una pagina qui. Per esempio, se io accendo la climatizzazione con i rotori inferiori, mi farà vedere effettivamente temperatura o anche la velocità delle ventole e la direzione delle ventole. Possiamo andare premendo su auto, ci farà vedere clima automatico, aria condizionata accesa, ma noi in questo momento lo vogliamo spegnere. Oltre a questo abbiamo tre funzionalità per il ricircolo dell'aria, quindi attivazione all'uso del liquido tergivetro, deumidificatore automatico e antiappannamento automatico, tutto molto utile. Torniamo indietro, modalità parcheggiatore, utilizza il servizio dopo l'attivazione nell'app BlueLink. Noi non l'abbiamo attivata, ma comunque vi anticipo che questa funzionalità permette di impostare magari una password per aumentare la privacy nella vostra vettura qualora abbiate dei dati sensibili come l'indirizzo di casa vostra o del vostro luogo di lavoro o altri indirizzi salvati nella vostra cronologia o contatti nella vostra rubrica telefonica salvati sull'infotainment, per cui effettivamente non volete che magari dando le chiavi ad un parcheggiatore di un ristorante o di un hotel temete per la vostra privacy, quindi ci sarà una password per visualizzare quelle informazioni. A lui rimarranno solo le informazioni base di questa vettura. Andiamo a radio, ecco qui, abbassiamo il volume, anche con questo rotore qui. Abbiamo la scelta tra DAB FM o AM, le varie stazioni disponibili, possiamo andare avanti e indietro con queste freccette, ma anche con SIC e track. Qui abbiamo dei preferiti, con questo pulsante possiamo aggiungerne uno o anche eliminarlo. Live Dynamic, non ci mostra di cosa si tratta. Qui appunto ci sono tutti i preferiti. Sempre con questo pulsante abbiamo uno split screen che ci mostra il navigatore, ad esempio. Qui ci vengono mostrate invece le informazioni relative al programma radio che stiamo ascoltando, ma appunto se volessimo andare oltre queste frequenze possiamo andare ancora più avanti e indipendentemente dai preferiti ci dà effettivamente l'opportunità di andare a scegliere la stazione su cui vogliamo sintonizzarci. Torniamo indietro, multimediali. Qui abbiamo la scelta tra radio DAB FM, audio Bluetooth, musica tramite USB o anche video, suoni della natura, AM, Android Auto e Apple CarPlay. Andiamo a suoni della natura, come su tante auto di Hyundai e Kia, anche qui abbiamo dei suoni, foresta vivace, onde del mare calmo, giornata di pioggia, caffè all'aperto, caminetto acceso, anche se attualmente ci sono tipo 14 gradi a Milano, che a febbraio è una follia, e paese innevato, insomma, quindi i passi nella neve, un suono veramente rilassante, ma direi di abbassare il volume, prima o poi capiremo cos'è Live Dynamic. Modalità silenziosa. Nella modalità silenziosa radio e multimedia sono riprodotti solo nei sedili anteriori. Se magari abbiamo un seggiolino dove dorme un pargolo, potremo abbassare il volume e limitarlo al 7, al livello 7, per fare in modo di non disturbare chi dorme nei sedili posteriori. BlueLink appunto è questo sistema che va attivato, che ci mostra tramite la connettività calendario, meteo, sport, diagnostica del veicolo e le impostazioni BlueLink. Per esempio nella diagnostica del veicolo ci mostra la pressione pneumatici, il servosterzo elettrico, la gestione del motore e il controllo degli airbag, ed è tutto fortunatamente normale. Nel meteo abbiamo
la localizzazione attualmente ci porta a 16 gradi, l'auto ne riconosce 14. Il calendario, ok, questo non lo possiamo visualizzare, e lo sport con le notizie relative alle squadre che possiamo aggiungere. Torniamo indietro, impostazioni. Impostazioni del veicolo. Ecco qui, come vedete, abbiamo cliccabili i vari ADAS con il comfort di guida relativo quindi a sistemi come la visualizzazione del limite di velocità, il momento di avviso normale, per esempio con la distanza dal veicolo che ci precede, il volume dell'avviso è medio, il driver attention warning, quindi l'avviso antisbandamento e partenza del veicolo che ci precede, oltre al sistema di controllo di attenzione del conducente, che è quella la traduzione dall'inglese, la sicurezza anteriore con l'Active Assist, quindi l'emissione di un avviso e il controllo del veicolo, quindi con una frenata ad esempio, per quanto riguarda la distanza dal veicolo che ci precede o comunque un ostacolo per cui frenare, la sicurezza in corsia col mantenimento e la correzione del volante, la sicurezza dei punti ciechi solo a viso, con anche il SIU, che sarebbe quindi il System Exit Warning dovrebbe essere, credo, quindi rilevamento del traffico in prossimità di un punto cieco, quindi magari facciamo manovra, sopraggiunge una vettura e noi uscendo dal parcheggio saremo effettivamente avvisati di questo sopraggiungere. La sicurezza nel parcheggio, vediamo un po'. Il PDW, quindi l'avviso del parcheggio automatico, attiva automaticamente un avviso relativo alla distanza di parcheggio quando si viaggia a basse velocità. Abbiamo anche la sicurezza posteriore, quindi durante la retromarcia si arrivano dei veicoli. Ma a proposito di questo, io direi di mostrarvi anche la retrocamera. Guardate un po', la definizione insomma non è di ultimissima generazione ma comunque perfettamente utilizzabile. Abbiamo uno split screen con i sensori di parcheggio che attualmente sono... Ok, sì, li riattiviamo, ma al momento ce li abbiamo per il posteriore. Se io dovessi mettere, ecco, nell'anteriore abbiamo effettivamente l'avviso perché siamo vicini ad un marciapiede, ma voglio farvi vedere qualcos'altro. La visuale più zoomata sull'asfalto per vedere se c'è un muretto o comunque un marciapiede, e la visuale fisheye. Oltre a questo, la selezione dei contenuti, quindi possiamo attivare l'assistenza al parcheggio in modalità vista posteriore, ovviamente sì, e le impostazioni del display, quindi luminosità, giorno o notte e contrasto, oppure il ritorno alle impostazioni predefinite. Rimettiamo in folle, spegniamo i sensori di parcheggio perché davanti abbiamo effettivamente come detto, un marciapiede, torniamo indietro. Comfort di guida, abbiamo anche sicurezza anteriore, ecco, semplicemente un mirroring, quindi se noi volessimo raggiungere effettivamente i singoli sistemi, ce li farà raggiungere sia cliccando qui con una lista completa, sia con i singoli pulsanti per ogni tipo di ADAS. Cruscotto, luminosità del cruscotto, manteniamola su 13, impostazioni della telecamera, abbiamo selezione dei contenuti con quello che abbiamo visto prima, filtro luce blu, utile per non affaticare gli occhi, abbiamo impostazioni anche automatiche col tempo previsto con un orario, possiamo regolare il colore e il rapporto, l'uso esteso della telecamera posteriore si attiva anche retromarcia disattivata, disattivandola però al superamento di una velocità predefinita, e infotainment on e off. L'infotainment resta attivo quando il veicolo viene spento. Sì, si spegne quando si apre la portiera del guidatore ed effettivamente si esce dalla vettura. Clima, ricircolo aria, attivato come abbiamo visto prima, ventilazione automatica e opzioni anti-appannamento e sbrinamento, che sono esattamente quelle che abbiamo visto poco fa. Ventilazione automatica, ah ok, semplicemente è tutto un mirroring, va bene. Luci, abbiamo la freccia one touch con 3 lampeggi, la funzione di benvenuto degli specchietti, quando ci avviciniamo si aprono gli specchietti ma non la vettura finché non premiamo sul pulsante del keyless, ritardo spegnimento fari e l'assistenza degli abbaglianti, quindi l'anti-accecamento, l'anti-abbagliamento dei veicoli che sopraggiungono in senso opposto. Sportello, blocco automatico off, sblocco automatico off. Rimettiamolo in on, il blocco, perché è molto utile. Comfort, allarme nel passeggero posteriore, quando i sedili posteriori sono ancora occupati usciamo dalla vettura, la ricarica wireless attivata, tergicristallo posteriore automatico quando si attiva la retromarcia. Quindi queste erano le impostazioni del veicolo. Andiamo a quelle della navigazione. Ci mostra sullo schermo la velocità del veicolo, le informazioni sul traffico attualmente disattivate e il colore per quanto riguarda i problemi di traffico sul percorso guida. Indicazioni dettagliate relative ai dettagli del percorso e limite di velocità. Imposta tipo di distanza di guida, intervallo cumulativa.
indicazioni vocali della navigazione disattivate attualmente, informazioni sulla frontiera, quindi sul valico di una frontiera, mostra panoramica del percorso in sosta e impostazioni per le destinazioni precedenti per salvarle, per mostrarle o per averle suggerite. Gli avvisi, abbiamo l'avviso della presenza di autovelox. Per quanto riguarda la mappa abbiamo una modalità con edifici in 3D, con lo zoom automatico e con la visualizzazione che abbiamo impostato poc'anzi. Il colore della mappa può essere latte, caffè latte, mocha o nero. Noi lo lasciamo latte. Poi, simbolo del veicolo può essere blu, rosso, rosa o verde smeraldo, diciamo, verde turchese, non so. Lasciamolo verde smeraldo. Poi, impostazioni per lo zoom automatico, come vedete le varie impostazioni per quanto riguarda la velocità, da sotto i 20 all'ora a sopra i 110, da 50 a 800 metri d'altitudine, diciamo. Poi abbiamo le funzioni automatiche come il ritorno automatico dopo lo scorrimento, torna alla mappa disattivato, i dati personali e il satellite. Vediamo il satellite per esempio, abbiamo ricezione, ricerca con la posizione e la quota, insomma molto interessante. Torniamo indietro, impostazioni del suono. L'audio premium, ecco cos'è il Live Dynamic, fornisce un suono naturale, dinamico e realistico. Ero sicuro l'avremmo trovato durante la visualizzazione di questo infotainment. Attiviamolo, dai. Controllo del volume in base alla velocità normale, limitazione del volume ad avvio sistema, quindi magari abbiamo la musica sparata al massimo quando parcheggiamo, la mattina dopo partiamo all'alba, non vogliamo essere rintronati da quel volume e quindi ci avvierà la radio con un volume un po' più basso, ecco. Posizione, qui possiamo modificare con le freccette e ricentrare la posizione, quindi con balance e fader, con il bilanciamento all'interno dell'abitacolo. Equalizzatore con alti, medi e bassi, possiamo accentrare il tutto, indicazioni di guida, navigazione impostata come prioritaria, navigazione durante le chiamate, disattiva navigazione vocale e il suono di benvenuto, che dovrebbe essere quel suono che fa tururun tururun. Spero di essere intonato abbastanza da avervi fatto capire il jingle di Hyundai. Controllo fruscio, abbiamo il suono originale, la leggera cancellazione del fruscio, una forte riduzione del fruscio quando abbiamo una scarsa ricezione della radio, per esempio in galleria. Assistenza al conducente, abbiamo priorità alla sicurezza di guida, la retromarcia è prioritaria, quindi si abbassa il volume della radio mentre facciamo retromarcia, come quando si dice no, sapete, fammi abbassare il volume così vedo meglio, che non ha senso, però effettivamente un po' di senso ce l'ha. Abbiamo appunto 3 livelli. Per quanto riguarda il dispositivo connesso abbiamo per Android Auto l'Apple CarPlay, il volume per i file multimediali, per il telefono e per la suoneria delle telefonate. Il telefono si intende chiaramente il volume della voce della persona con cui stiamo parlando. Io direi di togliere il beep, per quanto è utile in quanto questo sistema infotainment sul suo touchscreen non ha un feedback aptico che quindi ci permette di capire se effettivamente abbiamo cliccato da qualche parte e il beep ce lo permette, però attualmente non ci serve, dà solo un po' di fastidio mentre registro questo video e quindi lo togliamo. Impostazioni per la connessione del dispositivo, abbiamo connessioni del telefono, i telefoni precedentemente connessi, ma di questo ve ne parlo domani nel nostro tutorial. Profilo, impostazioni di conducente 1, conducente 2, vediamo conducente 1 abbiamo nome, password, immagine profilo, collega account BlueLink o elimina profilo. Poi riconoscimento vocale, attivare e disattivare il riconoscimento vocale online e il trattamento dei dati personali, qui ci sono tutti i regolamenti relativi alla privacy, comandi vocali possiamo ridurli. Tema layout. Abbiamo quando spegniamo lo schermo l'orologio analogico, oppure l'orologio digitale, oppure nessuno. Io direi di lasciare l'orologio analogico bello elegante. Split screen, abbiamo mappa, radio, media, insomma tutte le informazioni che possiamo mettere nello split screen con un ordine di visualizzazione. Tema del quadro, collegato alla modalità di guida, oppure può essere classico A, B, C o comunque a cubi, dopo ve li farò vedere. Anzi, ve li faccio vedere adesso, facciamo così. Questo è collegato alla modalità di guida. Se io infatti clicco sui Drive Mode, dove è il tasto? Eccolo qui, cambierà da Eco a Normal, molto elegante, a Sport. Se invece qui modifico, invece che collegare alla modalità di guida, lo porto su, per esempio da, guardate un po', classico A, classico B, classico C, lo posso portare anche a cubo, che è molto carino, molto tecnologico se vogliamo, però io lo preferisco comunque collegato alla modalità di guida. Poi abbiamo il display con le impostazioni che abbiamo visto prima, pulsante. Qui con questo pulsante effettivamente possiamo andare a modificare una shortcut relativa a qualcosa, quindi un tasto personalizzato sotto l'infotainment, ma ce n'è uno uguale sotto il volante, anzi sulla razza sinistra del volante. BlueLink l'abbiamo visto prima, impostazioni generali. Le informazioni sull'aggiornamento del software, le informazioni del sistema con la memoria, il manuale, le informazioni del modem, data e ora,
in base al GPS o anche manuale, il formato ora 12 ore o 24 ore e l'ora legale. La lingua, ce ne sono tante ma lasciamo, guardate un po', ce ne sono tantissime, lasceremo in italiano, la tastiera latina, cirillica, coreana o la tastiera predefinita che attualmente è quella dell'alfabeto latino. Unità di misura, distanza e velocità in chilometri o miglia, temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit, il consumo del carburante in chilometri litro o litri su 100 km, la pressione area degli pneumatici, quindi PSI, kilopascal o bar, noi lasciamo su bar. Impostazioni, radio media off al veicolo, notifica il cambiamento del titolo. Quindi esce una notifica sullo schermo quando parte un brano successivo o comunque quando noi andiamo alla canzone successiva, magari su Spotify o con il Bluetooth. Qui andiamo a ripristinare le impostazioni predefinite, ma le lasciamo così come sono. Quindi queste erano le impostazioni. L'ultima pagina ci mostra Hyundai Live, infotraffico, parcheggi in live e stazioni di servizio in live, molto utile. Le notifiche, attualmente non ce ne sono, e il manuale. Esegui la scansione col telefono, quindi insomma questi tutorial ragazzi hanno vita breve perché le case madri come vedete stanno sempre più implementando dei manuali nell'infotainment sui telefoni per capire come funziona appunto questo sistema. Quindi questo era l'infotainment, adesso scopriamo, tra l'altro ecco cos'era. Io sentivo un rumore, sembrava fossero interferenze della radio o rumori provenienti dall'esterno, erano i suoni della natura. Quindi abbassiamo il volume perché non ci va di sentire i passi nella neve, scopriamo insieme la strumentazione davanti ai miei occhi. Prima di mostrarvela, mi ero scordato di farvi vedere le impostazioni per quanto riguarda il clima, l'intensità del clima automatico, la velocità delle ventole, il tasto off, e poi abbiamo anche le impostazioni per lo sbirinamento, per la direzione delle ventole, lo sbirinamento posteriore, il ricircolo e quant'altro. Sotto invece abbiamo piattaforma di ricarica wireless, USB-A di ricarica, USB-A di connettività e ricarica, il pulsante, insomma la spia che ci mostra quando la piattaforma di ricarica wireless è attivata e una presa a 12 volt, ma diamo uno sguardo qui al volante, abbiamo tra le varie funzionalità innanzitutto i pulsanti, come vi ho detto, il pulsante per i preferiti, quello per attaccare o alzare la cornetta, il volume su e giù che può anche essere premuto per mettere in muto, avanti e dietro con le tracce audio e le stazioni radio, modalità per passare dalla radio al Bluetooth e i comandi vocali. Sulla destra invece abbiamo il pulsante mode per il cruise control, su e giù, più e meno per la velocità, questo dovrebbe essere per premere ok per le varie visualizzazioni che ora vi mostro, il pulsante per il mantenimento di corsia e per mettere in pausa il cruise. Allora, con questo pulsante con le pagine possiamo andare effettivamente a modificare la visualizzazione in quelle 4 finestrelle, quindi la prima relativa agli ADAS, premere ok per le impostazioni, anzi teniamo premuto su ok per le impostazioni e ci apre sull'infotainment quelle che sono appunto le impostazioni, con su e giù con questa freccetta possiamo andare a vedere il livello di attenzione del conducente, il limite di velocità, la distanza dal veicolo che ci precede e quant'altro. Seconda finestra abbiamo la velocità, oppure le informazioni del trip di lungo periodo da rifornimento o attuali, autostop per quanto riguarda l'orario, il flusso di energia mentre guidiamo che è molto interessante e di nuovo il tachimetro. Poi andiamo a scoprire l'altra finestra, c'è semplicemente la bussola con la direzione, attualmente puntiamo verso sud-sud-est e infine le informazioni, attualmente solo in marcia si può visualizzare la pressione degli pneumatici. Questa quindi era la tecnologia di bordo di Hyundai Kona, un sistema molto completo e intuitivo da utilizzare. Fateci sapere nei commenti se questo video vi è tornato utile, lasciateci un like anche perché per voi è gratis ma per noi è molto importante. Oltre a questo restate aggiornati se vi va sulle nostre piattaforme, in primis YouTube iscrivendovi e cliccando sul campanello per ricevere le notifiche perché i contenuti su Hyundai Kona non si fermano qui. E inoltre su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente e anche sul nostro sito web, il nostro nome dovunque è wedrive.tv.